Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Mille Quadri. In questo video vi presenterò tre dipinti del pittore austriaco Gustav Klimt. Klimt, che vediamo nella foto, è una figura molto celebre nell'ambito della pittura di inizio Novecento. Le sue opere allegoriche sono tra le più conosciute e amate dal grande pubblico per il loro andamento estetizzante e per lo spiccato senso decorativo. Ma il pittore austriaco è una figura molto più complessa, protagonista del suo tempo ma anche ancorata al passato. Klimt è stato ad esempio il primo presidente nel 1897 della Secessione viennese, un'associazione di artisti che si distaccano dall'Accademia di Belle Arti con l'obiettivo di promuovere un'arte totale con l'utilizzo anche di nuove tecniche e materiali. Ma nel pittore austriaco non vi è mai una rottura completa con la tradizione, una rivoluzione radicale. Saranno piuttosto i suoi allievi come Schiele e Kokoschka ad entrare nei territori più audaci dell'espressionismo. Come scrive Largan, resta sempre in Klimt un'idea estetica del bello che il pittore associa a quello della decadenza della sua epoca, quella della Vienna asburgica. La forma sopravvive alla fine dell'impero. Klimt resta in bilico nella sua fase matura tra figurativo ed astratto, con una grande attenzione per la decorazione, che da marginale diventa centrale nella sua opera. Il senso della profondità scompare e le opere sono schiacciate nelle due dimensioni. Nella fase matura del pittore, che possiamo collocare con l'inizio del Novecento, distinguiamo almeno tre filoni: i ritratti, soprattutto femminili, le opere allegoriche e simboliche sempre centrate sulla figura femminile e poi i paesaggi che costituiscono un ambito a sé. Nel video vi racconterò tre dipinti di Gustav Klimt compresi tra il periodo 1905 e 1916. Tutte e tre le opere sono di formato quadrato o quasi, che è quello prediletto dal pittore. Tutti e tre i dipinti si collocano nell'ambito delle opere allegoriche. Il primo dei tre dipinti si intitola Le tre età della donna, risale al 1905 ed è conservato alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma e misura centimetri 180 x 180. L'opera fu premiata all'Esposizione d'Arte Internazionale di Roma del 1911 e venne acquistata per confluire nelle raccolte della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Il dipinto si iscrive nel periodo cosiddetto aureo o d'oro del pittore, che va indicativamente dal 1901 al 1909, ovvero tra la prima e la seconda versione di Giuditta, e che è caratterizzato da un seducente utilizzo dell'oro puro in foglia, che è però molto limitato in questo quadro rispetto ad altri celeberrimi, come ad esempio il Bacio o il ritratto di Adele Bloch-Bauer. Klimt viene influenzato in questa fase certamente dai mosaici bizantini che incontra nel corso di due viaggi effettuati a Ravenna nel 1903. Se osserviamo il quadro notiamo una precisa costruzione geometrica con una sorta di forma a T. Le tre età della donna rappresenta simbolicamente il ciclo della vita umana attraverso la rappresentazione di una donna anziana ed una madre che tiene in braccio una bimba. Le due figure adulte sono iscritte in due forme che seguono la linea dei loro corpi, come dei bozzoli che le contengono e che costituiscono l'asse verticale della forma a T. Nella parte superiore corre orizzontalmente una grande banda scura interrotta dalla parte superiore dei bozzoli. Tra le due figure adulte, Klimt segna un divario netto. Da una parte vediamo una donna disperata, con un corpo emaciato, segnato e incurvato dal tempo e dal lavoro. Dall'altra una giovane madre caratterizzata dalla dolcezza e da un corpo vitale, dalla pelle liscia e bianca. Il capo della madre è ricoperto di fiori ed allude alla primavera della vita. La madre stringe a sé la piccola, entrambe tengono gli occhi chiusi, aspetto che rappresenta la loro risonanza interiore, la fusione emotiva. La giovane donna con la bimba sembra immersa in un sogno.
Le gambe della madre e della figlia sono avvolte in un velo che allude forse al forte legame tra le due. La figlia prenderà la sua strada, si staccherà dalla madre, si muoverà con le proprie gambe, ma in quel momento la fusione è ancora totale. La donna anziana è invece delineata da Klimt in modo decisamente più naturalistico. In lei, che tiene il capo chino ed una mano sugli occhi, non sembra più esserci spazio per il sogno e la rigenerazione. Il tempo ha compiuto la sua opera, ha spezzato le aspirazioni e lasciato evidenti i suoi segni sul corpo, fisico ma anche quello emotivo. La donna anziana appare in bilico, un piede poggia su una superficie decorata, l'altra su una superficie nera, forse l'abisso. All'interno dei bozzoli nei quali sono avvolte le donne troviamo decorazioni prevalentemente circolari che richiamano la femminilità. Oltre la forma a T, il fondale diventa una sorta di pioggia, qualcosa che percepisco come un'allusione al divenire perpetuo delle cose. In questo flusso incessante si muove il ciclo della vita. Il secondo dipinto che vi presento si intitola Morte e vita ed è stato realizzato da Klimt tra il 1908 e il 1916. Il quadro è conservato al Leopold Museum di Vienna e misura 178 x 198 cm. Morte e vita è uno dei più importanti dipinti allegorici di Klimt e rappresenta, come il dipinto precedente, la ciclicità della vita, con una differenza sostanziale. In questo quadro è rappresentata anche la morte. L'aspetto interessante è la lunga gestazione del quadro, iniziato nel 1908, quindi ancora all'interno del periodo aureo, ma terminato diversi anni più tardi, nel 1916. Rispetto al dipinto precedente notiamo che è scomparsa una precisa struttura compositiva geometrica. Qui su un fondale neutro ed informe si muovono due entità. Da una parte la figura della morte, Thanatos, avvolta in un mantello, e dall'altra una sorta di grande cellula che rappresenta la vita, Eros, entro cui si muovono diversi corpi. Soprattutto questo grande organismo vitale è caratterizzato da un nuovo approccio di Klimt verso il colore, un approccio più libero e più materico, che risente della conoscenza dei Fauve e dell'espressionismo. Questa esplosione coloristica la vedremo ancora più evidente nel prossimo dipinto presentato nel video, La Vergine. La vita dunque, accesa dal colore, è per Klimt intreccio di relazioni, abbracci, vicinanza, affetti. La vita è molteplicità che si aggrega in spirito di solidarietà e mutuo sostegno. La morte invece è una, ma destino comune. I personaggi avvolti nella cellula tengono gli occhi chiusi, sono sprofondati nel sonno e non sembrano accorgersi direttamente della presenza della morte, ma la sentono probabilmente come istinto di sopravvivenza che li porta a stringersi in un abbraccio. Questo intreccio di corpi che forma la cellula è uno schermo difensivo, è il richiamo istintivo agli affetti ed alle relazioni. Al centro della grande cellula della vita si nota un uomo possente, dalla carnagione scura. Mi pare di cogliere lo stile crudo ed espressionista di Schiele, giovane allievo di Klimt che col passare degli anni influenzò lo stesso maestro. La morte ha un mantello blu, viola e verde, ricoperto di croci, e tiene un bastone in mano, quello che simbolicamente colpirà qualcuno. Il suo sguardo sembra rivolto al centro della cellula, all'altezza del bimbo. Pare quindi essere attratta la morte proprio dalla creatura che sta entrando ora nel ciclo della vita, sostenuta dalla rete di affetti. Klimt rappresenta in modo mirabile il tema della ciclicità dell'esistenza, il destino ineluttabile di ogni essere vivente, ma anche e soprattutto lo spirito di assistenza e relazione reciproca che caratterizza gli esseri umani. Il terzo dipinto che vi presento si intitola La Vergine ed è conservato alla Galleria Nazionale di Praga. Andiamo a vederlo. La Vergine è una delle opere più belle del periodo maturo di Klimt e risale al 1912-13. Come già accennato, il pittore, influenzato dalle avanguardie, ha acceso la sua tavolozza che ora è brillante e libera. All'interno della cellula, che è come sospesa su un fondale neutro, dipinto con larghe pennellate, vediamo solo figure femminili. Quella principale, probabilmente la Vergine, a cui si riferisce il titolo,
Ha le braccia larghe con gli avambracci piegati verso l'alto, denotando apertura e abbandono voluttuoso. Sopra di lei, a stretto contatto, osserviamo tre volti femminili. La donna a sinistra tiene le mani unite ed il suo avambraccio corre praticamente parallelo a quello della Vergine. La donna a destra ha uno sguardo languido e si raggomitola su se stessa. Abbiamo l'impressione che queste tre figure si stiano risvegliando dal torpore ed i loro sensi si stiano accendendo. Tutte le figure femminili paiono essere nude sotto il manto decorativo coloratissimo. Forse solo la Vergine pare indossare una vera e propria veste che le scende lungo il corpo con motivi decorativi spiraliformi e circolari. Tutto allude alla femminilità in questo quadro, pervaso da una forte tensione erotica e dal desiderio. È come se nella visione di Klimt, in una fase di decadenza della propria epoca e quindi simbolicamente di smarrimento della virilità, la donna avesse acquisito un potere enorme, salvifico. Ai due lati della cellula ci sono altre figure femminili, una a sinistra che mostra il proprio corpo di profilo e due a destra. L'organismo cellulare non ha contorni definiti, ma dai bordi si sfilano lembi di tessuto e decorazioni. Klimt ha condensato in questa forma in movimento una straordinaria allegoria del risveglio di Eros e delle pulsioni vitali. In alcune parti di questo grande organismo la stesura del colore è molto materica. In questo dettaglio possiamo osservare le larghe pennellate di colore puro che confermano un cambio stilistico netto in Klimt. In questa immagine di qualche anno fa mi vedete alla Galleria Nazionale di Praga con una espressione evidentemente soddisfatta davanti al quadro che è di importanti dimensioni, centimetri 190 x 200. Tutto è sfavillante in questo dipinto e pervaso da una seducente energia. Attraverso queste tre opere Gustav Klimt ci ha condotto all'interno della ciclicità dell'esistenza, tra Eros e Thanatos, vita e morte. La pittura qui è calata perfettamente nel proprio tempo, nella decadenza dell'impero e anche entro le teorie che Freud proprio in quegli anni stava sviluppando a Vienna. Se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di Gustav Klimt, dei quadri che vi ho presentato e vi aspetto al prossimo video. Grazie per la visione e a presto.